1, 3 e 2. Buongiorno ragazzi, no, non sto dando i numeri, questo è l'ordine degli scoppi del motore della nuova Triumph Tiger 1200. Già da un po' che la conosciamo così, col motore crossplane, cioè con la fasatura a scoppi irregolari. A me piace molto di più rispetto alle Triumph del passato, sicuramente sarò criticato per questa mia affermazione, ma è così. E allora andiamo un po' a scoprirla. È cambiata. Cosa è cambiato? L'albero motore è stato ridisegnato in questa versione, abbiamo l'alternatore e anche i nuovi riser, ve ne parlerò poi alla guida, e i nuovi riser hanno dei silent block che aiutano a smorzare le vibrazioni. E quindi questa versione è, diciamo, la versione di accesso, ma ha le sospensioni elettroniche Showa da 49, gommata 18 al posteriore, 19 all'anteriore, si distingue un pochino e come peso è 245 kg col pieno di serbatoio da 20 litri. Si posiziona praticamente nel mezzo, perché abbiamo le altre competitor che sono leggermente più pesanti, anche qualcosa più che leggermente il GS, ma per esempio pesa come KTM e Ducati, versione ovviamente non rally, pesa proprio 245 kg. Abbiamo due versioni in più che sono la versione rally e anche la GT Explorer, che praticamente ha il serbatoio da 30 litri. Adesso mi sposto qui vicino a loro, perché questi sono i Brembo Stilema, li conosciamo già su altre moto, ma qua direi che la coppiata di pompa e pastiglie evidentemente e disco è veramente al top. Direi che come frenata all'anteriore è la più bella secondo me nel suo segmento di appartenenza. Un cambio che è un burro, veramente credo che Triumph su queste moto, sia anche sulla 900, ha direi i migliori cambi, che assieme a Suzuki anche ai migliori cambi che sto provando in quest'ultimo anno. Questi sfoghi che già erano presenti sulla versione passata direi che fanno il loro dovere, perché io ho sentito sì caldo nel momento in cui sono andato veramente tanto piano nel traffico. Adesivi sottotrasparente, mi piace, però devo anche dire che ho sentito l'aria che veniva buttata lateralmente. Comunque ragazzi, questo è un problema che queste moto Euro 5 purtroppo hanno, e vedo che comunque sono montati in modo simile al multistrada, anche se sono così e con la ventola davanti, ma cercano ovviamente di buttare fuori dal pilota il calore. Le pedane sono state riposizionate, mi piace la loro posizione leggermente arretrata, non so come era prima ma mi piace. La zona di calzata è molto snella, mi piace, si tocca bene a terra. Direi che non ho avuto problemi, anche se la vedevo molto mastodontica, ma in realtà ho avuto meno problemi che con altre moto. Andiamo a vedere come si sta dietro, poi la proveremo ovviamente anche nella prova dinamica. Si sta effettivamente molto in alto e le maniglie però mi piace la loro posizione, la trovo corretta. La posizione in sé, vi dicevo, è veramente tanto, la zona di calzata è veramente tanto snella, e poi come su altre competitor avete il pulsantino che tenete premuto, si abbassa di 2 cm. La sella è a 85 o può andare a 83 in posizione bassa, come adesso posizionata, oppure 83, quindi può andare 81. La versione con il radar è soltanto prevista sulle sorelle maggiori, e il radar peraltro è soltanto al posteriore, quindi non ha il cruise control adattivo. Questo è stato detto dal management Triumph, che serve per abbassare i costi. Il cupolino, dicevo, in posizione è regolabile, adesso è in posizione alta, così è in posizione bassa. Display da 7 pollici dove si visualizzano veramente molto bene tutte le informazioni. La comprerei perché credo che sia la più comoda, o una delle più comode del suo segmento. La seduta mi ricorda un po' la Pan America, così come anche le sospensioni, che sono veramente, copiano di tutto. L'erogazione del motore, a parte questo gas iniziale che sporca un po' l'erogazione, però è corposa, è facile, anche in mappa sport non vi impensierisce più di tanto, è 150 cavalli che comunque riescono a utilizzare bene, un'ottima protezione aerodinamica. Quello che non mi piace, come vi ho detto, è questa gestione del gas, il fatto che ancora oggi nel 2024 si debbano montare i telaietti posteriori. Io non saprei dove metterli, quindi questo sarebbe un problema, però d'altronde se si vuole una coda così snella col tubolare in vista,
si deve fare così, si è dovuto fare così, quindi voi vi ritroverete il castello. Una posizione che non spaventa perché è stretta, si tocca bene ovviamente a terra, ma bisogna vedere come va giù dal cavalletto per poter vedere come si tocca. Adesso vi faccio vedere come si tocca se la abbassiamo. Ecco, così è la posizione più bassa. Come vedete la pedana non interferisce e io ragazzi non tocco male. Ecco, vi faccio vedere Triumph Tiger 1200, vi faccio vedere com'è la vista del dashboard. Con questi pulsanti laterali qui potete comandare le varie mappe motore, quindi voi date un clic su questo pulsante M, è un po' lento a uscire fuori il menu. Vi ricordo ragazzi che si ringrazia BM Moto per la prova di questa moto, di tante altre. Passate a trovarli a Genova in Corso Europa, concessionari ufficiali Triumph Genova. Vedete? Qua abbiamo le varie impostazioni, ma poi si può andare ovviamente nel sottomenu e regolare le sospensioni, irrigidirle per esempio. E poi c'è la mappa Rider che è completamente personalizzabile, dove potete scegliere sia l'ABS che le mappe motore e il traction e le sospensioni. Tenendolo premuto si abbassano di 2 cm le sospensioni e si ha la possibilità, e dopo gli 80 km/h ritorna chiaramente col precarico normale. Qua abbiamo i vari regolazioni dello smorzamento, può essere portato un po' più sul rigido per esempio. Non si può andare a intervenire, non si può andare a regolare di fino. Ma adesso andiamo a provarla e vi dico come va dall'onboard. Iscriviti al canale, mi raccomando ragazzi, siamo vicini a quota 1000, vi voglio tutti quanti a cliccare subscribe. Tiger 1200 2024 finalmente, ecco l'onboard, partiamo, frizione che stacca un po' distante, siamo in sella alla versione GT Pro, quindi diciamo la più accessibile della gamma. Quello che notiamo partendo in mappa road, le altre mappe le ho già provate e le ho scartate per l'utilizzo che andremo a fare noi oggi, la prima cosa che si nota è l'on-off che ha, la guida è sporcata proprio dall'on-off ed è un gran peccato perché poi il resto dell'erogazione ha questo sound che spero che si senta, bello graffiante. Le sospensioni le conosco già perché sono le stesse che ho utilizzato, vedete è veramente difficile, riuscire a dosare l'apertura perché ha proprio una prima parte che è molto scattosa e mi sporca la guida, perché poi tutto il resto ha una curva che è abbastanza saturata in mappa road ai bassi giri dai 4000 in giù, e poi abbiamo un'ergonomia che è un po' diversa da GS KTM a dire il vero no. Abbiamo un'ergonomia che è un pochino diversa perché già il manubrio è un po' più stretto, la seduta è comodissima, direi forse la maxi con la sella più comoda che abbia mai provato, veramente morbida, uno schiumato particolare al quale veramente non sono abituato, sembra quasi una sella aftermarket. E vedete adesso ci sono riuscito perché sono in marcia lunga, ma sulle basse fino alla terza marcia è la parte fastidiosa che ha questa moto, è l'on-off, perché per tutto il resto invece è un pacchetto decisamente a punto. Adesso io non so se è un on-off o se è un problema legato più alla trasmissione, ma che viene mitigato ovviamente con i rapporti più lunghi. Il sound del 3 cilindri è molto particolare, ci ricorda di essere, sembra quasi un bicilindrico. Adesso che avevo già il gas in mano sono riuscito, vedete qua a centro curva ho veramente fatto fatica a essere pulito. Cupolino regolabile anche in movimento, adesso così settata è veramente tanto morbida, le sospensioni assorbono bene ma siamo un po' troppo morbidi, quindi passerei poi alla mappa sport, perché anche senza forzare la sento che è veramente più votata al comfort. In sella mi piace perché ci si muove bene, e la particolarità anche di questa Maxi è che dietro ha un 150 sul cerchio da 18,
tutte quante siamo abituati ad averle col 17, le maxi, e invece Triumph su questa ha messo il 18 e ovviamente l'anteriore da 19. Poi ci sono la versione Explorer col serbatoio da 30 litri, ottima progressione, così come ottima è la protezione aerodinamica che lascia esposte soltanto un po' le spalle e la parte alta del casco. Le vibrazioni dovrebbero averle risolte, almeno al manubrio, con questi riser, con questi, diciamo, silent block. E effettivamente adesso la proverò in regime autostradale, che potrebbe essere sempre sui 5.000 giri, immagino 5-5-5. Vedete, proprio dà il calcio. Io non so se la trasmissione, non riesco a capirlo se la trasmissione, come vibrazioni a 5.500 ne arrivano un pochino sulle pedane, ma direi che è abbastanza nella norma. Un pochino sul manubrio, sulla sella poco, direi quasi quanto sulle pedane. Una cosa che è veramente plush, per ogni volta, per usare un aggettivo diverso, è il cambio. L'ergonomia di questa moto è molto studiata, è studiata molto bene, non solo molto studiata. Mettiamola in mappa sport e vediamo il carattere delle sospensioni. Ovviamente sono da 49 mm, completamente regolabili. Si comanda da questo blocchetto qua, si comandano da questo blocchetto che vi sto facendo vedere, e questo è il pulsante che anche loro hanno, attivo tra l'altro anche sulle vecchie, probabilmente con un aggiornamento software, e si fa la sorta di minimum preload come sul multistrada. Quindi Triumph ce l'ha ce l'ha manuale, diciamo, Ducati anche, KTM non credo che lo abbia, mentre invece BMW e Pan America, la Harley, ce l'hanno automatico, sotto una certa velocità si abbassa. Allora sicuramente questa moto è più votata un pochino più alla stabilità rispetto a tutte quante le altre. Adesso le ho provate tutte, quindi è una panoramica molto chiara. La parte più bella della ciclistica di questa moto sono le sospensioni, che sono molto controllate, e su queste strade vanno usate, cosa che io non faccio mai. Ovviamente ho visto che si può andare comunque a regolare in mappa custom, si può scegliere di averla più sostenuta. Qua di nuovo, anche se sono in quarta, faccio un po' fatica ad usare il gas come lo vorrei, con la morbidezza che richiedo. Io al gas sto richiedendo morbidezza e ottengo un po' di strappo. È solo la prima parte, ma che ti sporca l'erogazione. Vediamo anche al minimo come riprende. Vabbè, adesso siamo in discesa, quindi è un po' falsata. 60 all'ora, nessuna vibrazione. Dicevo, le pedane anche loro ridisegnate dovrebbero essere, io non ho provato la versione vecchia, un po' arretrate rispetto, guardate qua come si divertono i ragazzi, beati loro. Io non avevo una compagnia di gente che andava in moto. 60, 50 senza problemi, lavoro grandissimo che Triumph evidentemente è riuscita a fare, perché anche la 900 ha un cambio veramente così plush, una sella molto comoda sulla quale si può scorrere longitudinalmente, è molto intuitiva, è molto ben bilanciata, è la classica moto che di ciclistica ti sembra tua già subito. Questo manubrio è un po' più stretto rispetto alle altre, a me piace, non ho la mano non ho che mi va fuori dalla sagoma delle spalle, è un cambio che ti invita veramente a voler essere usato. Ottima aerodinamica, e vedete qua di nuovo ho ripreso il gas in mano un po' sporcato. È un motore molto fluido, molto progressivo, che quasi come linearità di spinta sembra quasi un moderno 4 cilindri più che un 3, perché è veramente tanto morbido. Per quanto mi riguarda, lo so che gli triumphisti mi odieranno, ma meno male che ora è a scoppi regolari, perché a me il sound, il sibilo delle Triumph non mi è mai piaciuto, invece così mi piace. Sembra veramente
un bicilindrico o un V4. Rimane sempre anche in mappa sport molto morbida e controllata. Queste sospensioni sono veramente belle, piacevoli, ed è una moto con la quale si possono fare viaggi veramente lunghi. Non riesco bene a farla scorrere, però il manubrio così mi aiuta a non appendermi, non soffre se si entra leggermente frenati col freno anteriore in mano, non sto usando il posteriore. Ha una bella progressione. Poi dirvi che ha la botta, no, non ha la botta di coppia che arriva su queste curve da terza. Ho usato il posteriore per tenermi chiuso, abbottonato, e funziona molto bene. Qua sono arrivato non proprio pulito di linea, ma è il problema che vi dicevo. Mi raccomando ragazzi, per i più giovani, anche se so che non siete tanto giovani, sempre nella vostra mezzeria, sempre dovete far finta che sia un muro questa linea che c'è qua bianca al centro. Il freno posteriore si riesce a usare bene per correggere la traiettoria nel caso in cui, come prima, l'ho sporcata, non volevo scomporre l'assetto, ho usato soltanto un pochino il freno posteriore e mi sono riportato nella linea che avevo scelto, nella linea ideale che avevo scelto, perché è tutto molto armonico tranne questo on-off che la 900 non ha. Ah sì, il passeggero direi che è abbastanza comodo, mi piace che rimane in sovraimpressione. Ho scoperto provando moto che alcuni non lo mettono. Ci sono moto con anteriore che sembra un po' più solido, probabilmente sì, la multistrada. Questa paga pegno un pochino nell'agilità, forse è un filino meno reattiva. Cambio direi da 9 per non dare 10, diamogli 9. Ma no ragazzi, non sono convinto che sia così tanto meno agile in realtà, sapete? Per chi è adatta a questa moto, ragazzi, beh, siamo su dei livelli che sono pazzeschi, secondo me sono veramente livelli elevati, tutti quanti, non sto dicendo niente di nuovo, non avete bisogno di me che vi racconto che una moto che costa 23.000 euro vada effettivamente bene, però come vi ho detto sicuramente lavorerei sull'erogazione, lavorerei su questa possibilità di avere le borse laterali che si integrano nella coda. E un'altra cosa che non mi piace è il fatto che, questo non l'ho detto prima, che Triumph vi blocchi la velocità a 200 km/h. Questa è una cosa che proprio non mi va giù, perché io voglio comprare una moto che sia a 150 cavalli se vado in pista, voglio portarla in pista o voglio farci quel che voglio, vado in Germania, voglio andare a 250 perché la moto va a 250, 240, quindi una moto che è bloccata elettronicamente non mi piace. Non capisco perché, hanno problemi di stabilità, non credo. Allora ragazzi, mi raccomando, andate da BM Moto e ditegli che avete visto il mio video, iscrivetevi al canale, lasciate un like, per favore fatelo, iscrivetevi. Se arriviamo a 1000 iscritti entro marzo, cosa che vedo molto difficile, però vi prometto che cambierò PC per fare editing e così potrò finalmente uploadare video in 4K. Ragazzi, cosa ne dite di questa cosa? Facciamo questa cosa di festeggiamento, facciamo così, che prendo un PC che riesco finalmente a gestire il 4K, perché qualche volta ci avevo provato ma poi, come avete visto, ho lasciato perdere. I blocchetti sono retroilluminati, giusto così per informazione, perché so che è una cosa che interessa molti. La leva della frizione l'hanno ridisegnata e non so com'era prima, ma ora mi piace. Purtroppo no, sì, è la stessa. Ok, perfetto, guardo la simmetria, guardo se sono le stesse leve. Ok, mi fa piacere. Comunque la frenata anteriore è veramente bellissima, è proprio un gran mordente, mi piace, è la miglior frenata che hanno queste Max Adventure, ce l'ha lei. I rapporti forse mi sembrano un filo lunghi, sto scoprendo, perché utilizzo la prima, cosa che non faccio mai con nessuna moto. Forse un filino più corta, prima seconda, potevano esserlo. Lo so che siete curiosi di sapere se sta scaldando e la risposta è
Affermativa. Sto scaldando, ma per ora è gestibile, ma vediamo anche come si comporta nel traffico, nel senso che vediamo com'è l'ergonomia, e poi mi abbasso le sospensioni. Se riescono a risolvere questi due difetti sale veramente tanto in classifica rispetto al voto che potrei darle ora. Oltretutto il ponte di comando è molto bello, questa zona qua piatta, questa superficie mi ricorda un po' la Multi. Io adesso appositamente me ne sto fermo qua in coda, le ventole sono partite e stanno sparando lateralmente, quindi ora attualmente non sto sentendo nulla. Anche passaggio prima seconda morbidissimo, e il fatto di avere il manubrio più stretto, ragazzi, guardate com'è agile comunque in mezzo al traffico, il fatto che sia così bilanciata, tocco terra molto bene, cioè rispetto a quello che sono queste moto, ragazzi, tocco in terra bene, cioè bene, con l'avampiede quantomeno. Ora abbiamo il cambio, il freno di stazionamento come sulla Multi. 17,5, non credetegli, sta sicuramente beccando la temperatura del motore, e un po' di caldo si percepisce, sulle gambe un po' arriva. Per la prova del Triumph Tiger 1200 GT Pro, insieme grazie a BM Moto, Angi vi saluta, vi ricorda di iscrivervi al canale e per una volta vi faccio vedere la loro concessionaria. Ciao a tutti, alla prossima!